Oggi siamo neri, ragazzi. Qua non è lo standard marocchino. 100 dirhams for 1 liter. Qua la dieta la fai forzata. Ah, fino a lava! Te, all'onore. Lancio io? Sì. Perché non prende fuoco il camper. E pian pianino a 10 all'ora siamo arrivati all'ingresso, la fattoria degli amici. Ci siamo sistemati qui nel silenzio più totale di questo camping. Siamo venuti in questo bellissimo campeggio dove non c'è nessuno, a parte il gallo, che spero che stanotte non canti. Siamo alla farm della Miss, la fattoria degli amici. Ma non c'è nessuno, quindi non abbiamo amici. Veramente ci sono 2 cani e 3 polli. A parte gli scherzi e battute, qua ci sono dei bagni con docce calde, molto puliti. E adesso, vai a fargli vedere il giardinello. Praticamente è la casa della signora adibita a camping, c'è un giardino bellissimo. Ci sono innanzitutto pavoni e poi ci sono tutte le spezie che fanno da aiuola. Rosmarino. Buonissimo. Poi c'è una... Andiamo là? Sì, non so cos'è. Ci sono degli aranci e delle olive, ragazzi, tantissime olive. Un po' di fiori, tavolini, ma che posto. Che cos'è? Sa quasi di limone, non lo so. Boh. Questa sarebbe la piscina solo per le donne, ovviamente. Infatti è chiusa. Vabbè, adesso perché è inverno, però c'è proprio la porta. E qui è ancora il giardino con la casa della signora. E c'è anche un'area giochi per i bambini. Eccoli lì i pavoni. Sono senza coda? Me ne andrei al bar, che avrei trovato anche il bar. Siamo d'inverno, non viene qui. Questo periodo qua non è molto turistico. Sono tutti sulla costa, invece noi qua siamo un po' in montagna. Vi faccio vedere un bagno doccia qui in Marocco. Attenzione, faccio vedere. E questo qua non è lo standard marocchino, Questo è uno dei più bei posti che abbiamo mai visto. Ecco. Prima che vada giù il sole, devo andare a fare una cosa, devo farvi vedere. Prima praticamente ho fatto una lavatrice qui nel campeggio, poi sono andata a stendere nella terrazza della signora. Eccoci qua, direi che è tutto asciutto. È arrivato anche un carrettino, mezzo di trasporto tipico qua in Marocco, per portare il pane, la menta, la spesa. Bonjour a tout le monde. Ci siamo svegliati. Pas de bonjour. Niente buongiorno oggi. Oggi siamo neri, ragazzi. No, non siamo neri. Io sì. No. Sì. Io sono deluso. Deluso perché? Per noi è abbastanza importante internet. La volta scorsa avevamo fatto una tessera della Inway. C'era un contratto che ci interessava. Sì, Okay? era molto conveniente. E avevi internet illimitato. Ed è vero, perché da qualsiasi parte in Marocco prendevamo i giga. Te le scordavi. Questa volta invece abbiamo guardato online delle eSIM. Tolti i primi giga che avevamo i primi giorni presi con la schedina dalla compagnia della navigazione. Che ci ha fatto comodo. Memoria di come siamo arrivati l'anno scorso, meglio 3 anni fa, in Marocco. Ho fatto 150 metri, sono rimasto bloccato in mezzo alla strada perché il cambio non entrava. Ho detto e non avevamo internet. esatto, una SIM giusto per meglio era meglio. Allora abbiamo trovato un po' online queste novità delle eSIM che abbiamo già usato anche altre volte, però ci sono tante compagnie che fanno diverse pacchetti, offerte, quant'altro. A questo giro avevamo trovato una che ci dava i giga illimitati per 15 giorni, che attenzione è poco, però per noi potrebbe anche andare bene, visto che quest'anno, come abbiamo detto, stiamo andando in giù perché vogliamo arrivare fino in Senegal, sempre che Bruto ce la possa fare. Quindi questi 15 giorni illimitati potevano anche andare bene. Perché l'avremmo usati per caricare video, non ho potuto farlo. Però comunque ieri sera a un certo punto viaggiavamo, abbiamo inserito la nuova SIM, funzionava, dopo un'oretta che stavano scaricando video, audio eccetera eccetera, ma ha smesso di funzionare. Guardo, controllo, non capisco perché, per come, avrò finito i giga dell'altra, cavolo mi sono sbagliato, insomma alla fine no. Quella lì ha smesso di funzionare, ti dava giusto un minimo per inviare qualche SMS. Insomma inizio con l'assistenza, come mai, come vai, prova a fare questo. Che poi quando hai questi problemi chiami l'assistenza con cosa? Se c'hai un'altra SIM o se c'hai una wifi, ma noi siamo nell'unico campeggio di tutto il Marocco che non c'ha neanche la wifi. Abbiamo dovuto usare un'altra SIM per scrivere all'assistenza che non funzionava l'altra SIM. Un po' deluso, andiamo a dormire, stamattina mi sveglio, leggo la risposta, dicono guardi abbiamo riattivato la sua SIM, controlli, mi raccomando faccia questo settaggio, va bene.
bene e poi vedrà che funzionerà. Però mi ha scritto, potrebbe anche essere stato un blocco per i giga utilizzati. Primo, Troppi giga utilizzati. noi in un giorno abbiamo utilizzato 1,5 giga, poco, tanto, non lo so, però io ho comprato una SIM a giga illimitati. Qual è il punto? Non devi neanche dirmelo. No, quando ci ha detto questo siamo diventati ancora più neri, allora adesso gli abbiamo scritto un'email lunghissima che o ci risolvono il problema immediatamente. Ma poi dirò anche il nome di questi qua. Ve lo diciamo appena... E vi farò proprio un reportage dove Sì. non dovete comprarla. Spero che mi risolvano il problema, ma se così non fosse, sono 20 euro, sì, o 25 che abbiamo 23. pagato. Non è quello, è una questione di principio. Sì, va Perché bene. essere presi per il culo, se mi dici giga limitati, poi mi dici ne consumati troppi. Poi ne avessimo consumati tanti, cioè 1 giga non fai niente con 1 giga. Quindi abbiamo un problema, dobbiamo risolverlo, dobbiamo andare a trovare un negozio che ci faccia almeno un minimo di ricarica nell'altra schedina vecchia. Detto questo, siamo qua in questo campeggio fuori, in questo momento, dove c'è un tavolino e 2 sedie al sole, perché fa un fresh dell'ostia. Faceva fresco all'ombra, Cavacca, Ci eravamo dimenticati di come di notte le temperature scendono qui in Marocco, però di giorno di giorno fa caldo, ma meno male, c'è una bella escursione. Almeno di sera dormi. Ma noi andremo sempre più a sud, quindi speriamo di comunque trovare sempre delle nottate freschine. Il signore sta facendo il Messemen, messemen. che è quel pane fatto di sfoglia con l'olio. Se un pen avec l'huile. Il metodo di cottura è quantomeno particolare perché si cucina con le padelle al contrario. Così rimane anche il logo, hai capito? Abbiamo spiegato alla famiglia qua il nostro problema di internet e abbiamo risolto che il figlio della signora viene con noi al paese. Ma prima facciamo acqua. Like 5 euro for 1 liter. Yes. The last 2 years, last 5 years, 100 dirhams for 1 liter. Se ci sta andando a comprare una card invece di caricarlo direttamente, Ah sì? sì, e poi dopo fai, è tipo un gratta e vinci probabilmente, poi metti quel codice e lo carichi. Però con 50 dirham normalmente tu hai 5 giga, invece questa promozione della nostra tessera ne aveva 10. Ma tu quando fai così lo ricarichi, tu metti il codice. Ah, asterisco, ho l'ho capito. detto prima. Ho capito. Ciao. No, je ne parle jamais. Bonbon? Vabbè, contanti non ne abbiamo, ma le caramelle vanno sempre bene. Nuova inquadratura da questa parte, se mi stampo è colpa di Marina, sappiatelo. Allora, quello che stiamo attraversando adesso è praticamente dove producono l'argan qui in Marocco. Praticamente sono solo piante di argan. Per chi non lo sapesse, ci sono 2 tipi di argan. Un argan che si può bere, mangiare, vuol dire l'insalata, o utilizzarlo come l'olio d'oliva, ed è molto buono e gustoso, e un altro che invece viene utilizzato per la pelle, i cosmetici, o messo nelle creme. La differenza dei due è l'estrazione. Ecco, l'argan è un prodotto veramente classico del Marocco. Questa strada che passa dietro Essaouira e costeggia la costa, che sta andando a sud verso non me lo ricordo il nome dove dobbiamo andare. Tafu. È liscia e nuova, che sembra che l'hanno finita ieri. Speriamo che non sia finita. Speriamo che sia finita, appunto. Perché se ti ricordi, c'è già capitato che abbiamo dovuto fare una salita nella ghiaia appena posata, Esatto. che il tizio mi ha detto non mollare l'acceleratore. Ma non capiterà oggi. Dopo il parcheggio dei muli entriamo in un'altra cittadina tipo mercato all'aperto. Senti che profumo di tacino. È anche ora di pranzo. Mandarini, patate, pomodori. Questo è il menù di oggi.
posto dove mangeremo oggi. Cosa ne pensate? Diciamo che qua la dieta la fai forzata perché hanno solo orate da mangiare, verdure, volendosi le patate fritte, ma non possiamo prenderle, che è vietatissimo. Ragazzi, vabbè, io sto cercando di fare la dieta, devo dire che mi stanno aiutando tanto qua, perché non c'è un cacchio da mangiare. No, vabbè, volendo si può, Comunque è un paese pieno di cani, ma pieno, ce ne avremo contenti una quarantina, quindi vuol dire che se dormi qua, non dormi. È talmente bella la natura che c'è qua che insomma. Però non vi abbiamo ancora detto dove siamo. Benvenuti a Tafudna, così si chiama questo posto, che è fondamentalmente un paese di pescatori trasformato negli ultimi anni in un paese per surfisti, e queste casette sono state ristrutturate proprio per affittarle al turismo, ma comunque il paese di pescatori è rimasto e ci sono diversi ristorantini proprio local che fanno solo pesce e ci troviamo praticamente in mezzo alle loro barche. انا لما جيت تبع مزيان مزيان لما جيت مزيان ما كان مشكل مزيان مزيان Capirlo diventa difficile. هاي لا بس مدام لا بس لا بس مزيان مزيان خضر خضر لما جيت Non parliamo neanche La francese, maison, la noi. maison. وي وي siamo vivi La Movil. Questa è la sua macchina. Ferrari. مزيان 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 شكرا مزيان انا لما جيت No. Ah, fino a Lava, col mulo. مزيان واخا Tu hai capito cosa ci ha detto? No. Non ho capito niente, però è stato simpatico. Niente. A fare due chiacchiere. Le ha fatte, ma le ha fatte da solo. Era un po' come parlare col mulo Vabbè, alla abbiamo fine. capito che vive di là, che va con l'asino che è la sua macchina. Va bene. Basta. Cioè, i cavalli sono di una velocità. C'è un cane che li rincorreva ma non ce la Poi sulla fa. sabbia. Dai che piove. Piove, ma c'è l'arcobaleno e lo voglio riprendere. La domenica tutti i ragazzini che vedevi in spiaggia a surfare, la tavola gliela dà gratis. Ah, l'ho visti oggi. Sì, gli dà la mutua, gli dà la tavola per incentivare così Va bene. la comunità. Si fa nuovi clienti. Sì, per la comunità, nel senso non c'hanno niente. Questa è un'altra nuova inquadratura ad effetto cinema, vedi? Cosa succede questa sera? Vediamo. Per fortuna. Dobbiamo fare fuori tutto l'alcol. Abbiamo conosciuto una coppia di italiani che hanno il camper qua di fianco a noi e allora beviamo. Pensate che ci siano due cani? Non ci sono due cani, ci sono 200 cani. 200 e si sono sentiti tutti stanotte. Gatto va d'accordo con loro. Cosa stai facendo? Ragazzi, questo è un momento epico, dobbiamo immortalare questa cosa in un video perché abbiamo due strade per tornare indietro. Very steep, che è di là, Sì, e una a detta degli altri più piatta che di qua, ma nessuno l'ha mai fatta. Quindi testa piatta, croce la salita che ho paura. a te all'onore Lancio io? Sì, è giusto che tiri tu. No, Croce di nuovo. due su due. Destino ha detto questo.
Anche perché di là dovrebbe essere piatta, però ricordi che un marocchino ha detto che è 5 km, un altro ha detto che è 50 e l'altro sono 200, quindi Te l'ho detto. la certezza non c'è. No, è una strada che non ha poi fatto siete stati- Io nessuno. non ho mai visto camper andare via di là. No. Ma Ah, ecco, tutti di là. facciamoci una domanda. Niente, proviamo a fare quella là, il problema è... Abbiamo deciso di fare la strada statale che torna indietro praticamente di là, perché la costiera, nonostante sembri meno pendente, non è ancora rifatta. Dovete sapere che questa costa è tutta una costa tra roccia e baie dove ci sono tantissimi surfisti e sembra che proprio in questi mesi stiano rifacendo le strade in modo da agevolare il turismo, però ancora questo pezzo di strada non è fatta tra qui e Imsawan, che è un posto molto famoso per i surfisti, e quindi noi, non dovendo andare lì ma dirigendoci verso Agadir oggi, è meglio che facciamo la statale normale. Questo è il pezzettino di strada che facciamo diverso dall'andata, non so come sarà, vediamolo. Ecco perché arrivano solo fino a qua i camper. Vabbè, è sterrata ma è battuta, guarda che poi in Mauritania sarà peggio. Cominciamo ad abituarci, ragazzi, perché l'abbiamo detto che stiamo andando in Senegal. Ma abbiamo capito che la strada migliorava e invece sembra di no. Ci mancava la mucca a frenarci. Ciao! Ok, questa devi fare. No, come questa? Questa. C'est bon le roue? C'est bon le roue? Sì. Ok. Sì, dai, qua è meglio. Sì, sì. Che la stanno rifacendo. Oh, sì, dai. I lavori pare che siano proprio qua davanti, ma penso che ci possa far passare in mezzo la ruspa. Tanto qua siamo già in piano, non è un problema, dai. Ah, merci. Shukran. Eccoli lì, eccoli lì, eccoli. Sì, però a parte il primo pezzo, che è un po' sconnesso, poi è tutta nuova. Prossimo anno se vieni asfaltata. Ciao, ragazzi! Vai, vai, vai. Una bella strada impolverata per farci capire che quello che incontreremo più avanti rimpiangeremo questo. Oh, spero di no. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. Sembra solo bar. Siamo arrivati ad Agadir, siamo in centro e questo è il quartiere che ci serve oggi. In particolare dovrebbe essere questa porta. Dovrebbe. O quella, dopo. Chi lo sa? No, qua dentro c'è un camper. Allora, siamo arrivati, c'era già l'operaio che si stava mangiando una mela e mi ha detto le padrone alla 14. Praticamente il padrone arriva alle 12, alle 14, è andato a mangiare, quindi adesso noi mangeremo, c'è una mosca che mi sta infastidendo e poi alle 2 gli dico il lavoro che c'è da fare.
che se vi ricordate era il lavoro che dovevo fare in Spagna, che era il paraurti che si era rotto, e niente, alla fine con la riparazione fra virgolette che ho fatto io siamo arrivati fino a qua. Quindi io lo faccio fare qua e poi già che ci sono gli chiedo 2 cose meccaniche. Non avevamo detto che era un meccanico. È un carrozziere. Ok, dietro di te c'è un gatto. E ce ne sono di gatti e tanta pattumiera. Mamma mia. Allora, 2 meccanici che stanno guardando il lavoro da fare. Per fortuna parlano italiano, quindi non abbiamo problemi. Parla chi? Tu parli italiano? Sì, per la famiglia. Famiglia? Sì. Bravo. Parla italiano. poi Adesso italiano in Italia è un freddo. ospite. Freddo, neve, c'è la neve. Bravo. L'ospite che si è installato qua. Neve in Italia? Prima Milton 0-0 e poi la seconda non l'ho visto. Ah, no, non l'ho visto. No. Sì, prima sì, perché non ho più neanche... Ascolta, metti il camper dentro, Sì. il soldatore tu e poi Come ti chiami? Brian. Brem. Ecco qua il nostro meccanico di fiducia, adesso gli diamo il caffè a tutti. La prima cosa che ha fatto ovviamente ha tolto la vernice che avevo messo con tanto amore. Marina intanto ha preparato il caffè per tutti. Abbiamo il caffè con i portacaffè per non bruciarci. Brem, il caffè! Sal d'acetilene. Spera che non prenda fuoco il camper. Questo garage è più ordinato di quello di Ispra. Ciao Paolo. È il tempo di andare a prelevare e ha finito. Già stuccato anche. Sentivo che batteva, io ero dentro, facevo un altro lavoro. Guarda che bel lavoro. Tac. E se poi domani quando asciutto lo... fai un pochino di... Verniciamo domani. Vuoi verniciarlo? Lo vuoi verniciare? Ce l'abbiamo. Sì, lo so, ma è nuovo. Adesso siamo passati al garage di un meccanico, un altro, per il cambio dei filtri, o meglio dovremmo comprare dei filtri che poi ci possono servire tra qualche 1000 chilometri. Ho preso i filtri. Com'è che ti chiami tu? Aiu. Che siano i nuovi amici, mi hanno trattato bene. Ho preso i filtri, mi hanno trattato bene, più o meno. No, sono bravi. E adesso sto cercando l'olio, che è un olio un pochino più alto del normale per evitare le temperature alte, che non trovo. E adesso inizio la ricerca. I segni delle ferite di bruto. Però avete visto anche dal meccanico sono riuscito a trovare l'olio, che non è semplice. Lì non ho potuto riprendere molto perché sono stati veramente dei bravi ragazzi, mi hanno proprio aiutato. E oltretutto i prezzi sono più bassi dell'Europa, quindi fa sempre piacere. Adesso andiamo al famoso Mariange a fare un pochino di spesa e a trovare una wifi, se no i video non escono più. Sì, berrò l'acqua al pupelmo mentre carichiamo il video. Meno male che esiste il McDonald's. Solo per internet, non per il resto. Straight from a party. Un albero di Natale sembra, e invece è la gendarmerie. E si parte un'altra volta? Vabbè, ho giocato la carta delle medicine, mi ha detto, ah vabbè, ok, prima sono andati via, poi è tornato probabilmente il capo e ci ha indicato un altro parcheggio qua a 4 km. Ho detto ok, con le medicine 4 km lo faccio, è tutto dritto, è grosso e c'è praticamente un ufficio turistico lì, quindi dovrebbe essere un'area gratuita e sicura, quindi andiamo. Eravamo rimasti a dormire qua in centro ad Agadir dopo essere stati dal meccanico e dopo aver fatto la spesa. Avevamo beccato a questo punto che era segnalato su Park4Night e invece bisogna aggiornare le informazioni. Mica sembra Las Vegas.